Ora, immagino che chi mi sta guardando in video si stia facendo una domanda e chi mi sta ascoltando in audio se ne stia facendo un'altra. Ma prima delle domande, ovviamente, facciamo la persona che tenta di raggruppare quanto più possibile la gente attorno a sé. Io sono Alex Racuglia e questo è TechnoPills, lo show in audio e in video in cui racconto quello che mi capita nella testa e nella vita, nella mia vita da sviluppatore di software e da videomaker, video producer, filmmaker, da producer di spot televisivi e video promozionali. La puntata di oggi è interessante per due temi fondamentalmente, uno suggerito da un nostro teleascoltatore, una persona che lovo tantissimo e faccio il segno del cuoricino perché il segno della fica non va bene. Se mi state ascoltando in audio non vedete assolutamente niente, se mi state ascoltando in video invece assolutamente sì. E la seconda parte invece un pensiero un pochettino più radicale. Allora, se mi state ascoltando in video, probabilmente vi chiederete: Raccuglia, ma quando è che libererai l'automobile, tutta la merda che c'è dietro, tutte le attrezzature audio-video? La risposta è che non ci ho ancora avuto tempo, perché per liberarmi di questa roba qua devo prima andare in un altro posto a prendere un altro coso che occupa un sacco di spazio e devo tenere l'automobile aperta, cioè il finestrino aperto, perché non ci sta nell'automobile. E adesso che piove tutti i giorni, forever and ever, in questo inverno del nostro malcontento, in questo fallout autunnale, rimandiamo questa cosa. Poi la persona cioè lo studio che ha questo bel rotolo verde in studio, a un certo punto se romperà i coglioni lo butterà via o lo venderà sul mercato usato al costo di un rene di una formica, perché non vale più un cazzo ovviamente. Allora, invece parliamo di quelli che mi hanno ascoltato in audio, che hanno sentito questa puntata iniziare con un bel pezzo, potrei dire gent, ma è una cosa un po' strana. In realtà è un pezzo dei Meshuggah, il brano con cui si apre l'album, il loro famosissimo, famigeratissimo, famoserrimo, celebrissimo album Destroy, Erase, Improve, che è anche il titolo di questa puntata. E questo ci porta effettivamente al nocciolo della questione. Perché questa puntata si intitola Destroy, Erase, Improve? La risposta verrà dopo, nella seconda parte della puntata, perché la prima parte sarà un follow-up. Ieri ho sentito al telefono questo mio caro amico Arturino, che, come dico sempre, è una delle menti più geniali e una delle anime più sensibili di questo pianeta. Io continuo a dire, se lui si candidasse a qualsiasi carica, lo voterei, vita natural durante. E ieri mi diceva, mi dà un follow up alla puntata che io e lui abbiamo appena ascoltato, perché è uscita da poco, ma voi teleascoltatori ascolterete fra un mese, perché avrete ascoltato da un mese, perché sto registrando tutto con grandissimo anticipo. Il motivo è che ci metto un'ora e un quarto ad andare in automobile in ufficio e mi rompo i coglioni a livelli catastrofici, per cui, per non impazzire, registro delle puntate di podcast. Allora, mi dava un follow up sulla puntata dei metadati AI, in cui dicevo che l'intelligenza artificiale, i prompt che ho creato, che ho sviluppato, per avere delle informazioni sul testo, mi davano delle informazioni diverse da quelle che avrei cercato io, anche più approfondite. Tipo, se io chiedevo dei link, mi dava non soltanto i link HTTP, cioè quelli di un sito internet, ma mi diceva anche i nickname di Instagram della puntata, che è una cosa a cui non avevo pensato. E mi diceva anche altre cose, quando appunto dicevo chi sono i ruoli delle persone della puntata, e la puntata nella puntata del Chinotto mi diceva Filippo Strozzi. Questa cosa qui era un po' strana. Filippo Strozzi veniva indicato come il moderatore, cosa che non era, perché teoricamente ero io, ma in realtà lasciavo un po' liberi tutti quanti di dire e di fare quello che volevano. Però l'aveva intuito dal fatto che ho detto, lui è qui per tenermi a bada. È interessante. Allora lui diceva, quando io dicevo questa intelligenza artificiale, questo LLM, non chiamiamolo intelligenza artificiale, chiamiamolo per quello che è, questo LM, modello linguistico o di linguaggio, questo LM, sì. Questo latte materno, ecco, mamma mia, chi ha visto The Boys può capire, chi non l'ha visto se lo guardi su Prime. Latte materno mi diceva essenzialmente delle cose a cui non avevo pensato, anzi delle cose in più, e allora io ero molto contento di questa cosa. E lui mi diceva, ma guarda che non è che è così, in realtà è che l'LM ha un bias diverso da quello che hai tu. Per cui non è che ti dice delle cose in più, ti dice delle cose con un punto di vista diverso. Cosa che adesso che ho detto anch'io nella puntata, più che darmi delle informazioni in più, ma probabilmente sì, mi dava un punto di vista diverso. E allora lui diceva che il tuo bias è fatto in un modo, il suo bias è un altro. Ora, sapete perché si dice bias, non bias?
perché non è latino, ma perché è un tale Bias, John Bias, non mi ricordo il nome e cognome, che ha studiato il fatto che in alcuni casi, in alcuni circuiti elettrici, c'è la corrente a zero, diciamo, non è proprio a zero, ma un pochettino spostato in alto o in basso di qualche minchio volt, per cui c'è un bias, cioè nel senso c'è un errore nella cosa per cui non c'è lo zero quando non c'è segnale, ma ce n'è un pochettino di più. Vabbè, questa è una cosa, l'ho spiegata talmente male che, che probabilmente i signori dell'elettronica, il dio Om verrà e mi folgorerà con una scarica da 20.000 volts e 10.000 amperes, che ricordatevi non sono i volt che ti ammazzano ma gli ampere. E quanti ampere ha detto che ci sono? Abbastanza per muovere un treno. Altra citazione bellissima di un film che non ricordo, ma mi ricordo questo momento, questo momento cardine. Allora, è interessante questa cosa qua del bias, nel senso che il bias degli LM è diverso dal mio perché essenzialmente ha dentro il bias di tutte le persone che hanno contribuito a costruire questo latte materno. È anche interessante che io chiami latte materno, che è una cosa di cui l'uomo nei primissimi istanti di vita assorbe il nutrimento, e noi invece assorbiamo il nutrimento negli ultimi istanti della nostra vita da un oggetto artificiale che, da quanto ci dicevamo, sarà sempre più alimentato da sorgenti generate da se stesso, da altri latti materni, da altri LLM, fino a un certo punto a prendere una deriva per cui l'eugenetica porterà a una deriva di complete allucinazioni. Va bene? Lui diceva che anche questi bias che lui ha sono delle allucinazioni per certi versi. Ma è vero, per certi... Vabbè, qui veramente usciamo tutti dagli stop, sti cazzi, che cazzo me ne frega, c'ho la station wagon, Dio bonus, madonnus, tu almeno hai messo la freccia per andare qui, va bene, non ci sarei mai andato al posto tuo, ma va bene, probabilmente abita lì, però non fa niente. Insomma, questo era interessante, volevo appunto follow-upare l'amico, il maestro di vita, Arturino, perché effettivamente sì, è vero, e in realtà non è che devo rispondere a lui, era un'aggiunta che faccio a tutti voi teleascoltatori in video e in audio. Mi piace che in video indico la telecamera, in audio indico il dietro, che non vuol dire un cazzo, visto che in audio voi non mi vedete, potrei anche farvi le boccacce, e voi non vedreste niente, ma forse mi sentite, fa niente, va benissimo così. Che è bello perché io sono l'antitesi del montemagnismo. Montemagnismo vi dice le cose facendo finta di essere simpatico, ma sottolineando il fatto io sono meglio di voi e voi dovreste adorarmi per questo. Io no, io non dico che sono meglio di voi, anzi molto spesso sono ben peggio di voi. Non adoratemi, non glorificatemi, non rendete grazie, eccetera, eccetera, per la mia gloria eterna. Signore e signori, cioè vogliatemi bene per quello che sono, perché ricordatevi che a noi ci piacciono le persone per i loro pregi, ma le amiamo per i loro difetti. Non mi ricordo chi l'ha detto, però per certi versi ha un suo perché. Adesso sarà il momento di parlare di Destroy, Erase, Improve, ma dato che siamo già arrivati a un livello tale di di facciamo uno spot pubblicità sperando che ci sia della pubblicità, perché se c'è della pubblicità sappiate che 1/1000 di centesimo di minchiesimo di dollaro entra nelle casse di Runtime Radio, altrimenti un cazzo di Orione. C'è un'ambulanza, la vedo molto dura. I see it very hard. Che poi se giro di qua per la città mi dice 6 minuti in meno, ma non ci credo, perché poi c'è sempre, non il traffico, c'è sempre il blocco Corei. Anche questa citazione altissimissimissima. Ecco, questa sarà una cosa che far digerire a mia moglie e a mio figlio sarà difficile, però secondo me ci riuscirò. C'è l'ambulanza, non c'è nessuno, ma sì, dai, giriamo di qua. Diamo fiducia al modello probabilistico di Google che mi dice di girare di qua, anche perché poi stamattina potrei non essere troppo in ritardo, ma dovrò fare benzina o Goshi e tutto il ritardo del mondo mi si accavallerà sulle mie spalle e anche sulle mie palle. Dai, pubblicità. Dicevamo Destroy, Erase, Improve dei Meshuggah. Ora avete ascoltato in audio questo meraviglioso brano. Se non l'avete ascoltato perché avete visto sta roba in video, non ci crede nessuno che arrivate fino a qui, ma cercatevelo. Ora adesso dirò una unpopular opinion. A me i Meshuggah non piacciono. I Meshuggah hanno inventato il gent, sì, hanno inventato il math metal, sì, ma non mi piacciono perché secondo me è molto più interessante la deriva che il gent ha preso con le influenze anche elettroniche, cioè nel senso
e quando c'è del neomelodico metal insieme al cantato più cattivo. Cioè, quando ci sono delle fusioni metalcore con gent, trovo molto più divertente che il gent puro. Il gent puro dei Meshuggah proprio, devo dire la verità, non mi piace. Mi sono ascoltato un intero concerto, perché ho visto su YouTube che c'è un intero concerto, e devo dire che ero arrivato a metà dicendo: ma che rottura di coglioni. Vabbè, devo dire che quest'anno per me è stato l'anno dei Rammstein, per cui nonostante li abbia visti l'anno scorso, li ho riscoperti bene quest'anno e me li sto studiando bene bene. Cioè, credo che mi guardo almeno un concerto intero a settimana, o anche 2 su YouTube. Madonna, quello non è uno scoiattolo, quello è praticamente un mostro aniba, un kaiju, si chiamano così, kaiju? Vabbè, quella roba lì gigantesca. Questi scoiattoli mangiano più di noi, ma proprio di brutto, eh. Allora, perché Destroyer is Improved? Perché ieri, per la prima volta, for the first time, ho lanciato la mia applicazione di Content AI, in cui ho cancellato tutto il lavoro che avevo fatto precedentemente under the coffin, under the bridge, under the hood, cioè sotto il cofano, fatto in Swift Data per rifarlo in Core Data, perché avevo dei grossi problemi di concorrenza, di errori a cazzo, e a questo punto, vai, io non è che ti ho detto di passare, sei tu che hai deciso che vuoi passare, ma vai. A lei la faccio passare, a te no, mi spiace, anche perché c'è un'auto troppo grossa perché io ti possa lovare bene. Allora, dicevo, avevo grossi problemi che derivavano dal fatto che il progetto era troppo complesso, che aveva scalato troppo. Scalato vuol dire che tutti gli esempi che ho visto con Swift Data arrivavano 1000, 2000, 5000 record, io ero arrivato nell'ordine di grandezza del 4 milioni, non fa più, proprio non ce la faceva più. In più, quando ho ripreso in mano il progetto, io ho aggiornato il sistema operativo a Sequoia, a Syncula, ero arrivato proprio a livelli di crash continui, non deterministici. Allora ho detto: sapete che c'è? Mi sono rotto il cazzo, sta applicazione prima o poi deve cazzo uscire, rifaccio il nocciolo in Core Data. Ho avuto per un attimo la voglia, la sensazione, lo spirito guerriero dentro che mi rugge di farlo in Realm, ma per fortuna che qualche giorno prima di ripartire la riscrittura ho letto un articolo che MongoDB, che deteneva Realm, è stata acquisita da un fondo che alla Bending Spoons avrebbe fatto dei grossi cambiamenti. Vai, sei troppo grosso per lasciarti andare. Avrebbe fatto dei grossissimi cambiamenti e all'assetto societario e probabilmente ai piani di pricing, per cui ho detto: sai che c'è? Anche no, nel senso, va bene tutto, ma non era anche comodo per certi versi, ma così almeno vado su un framework solido, stabile, che usano tutti da decenni. Per farvi capire, Final Cut Pro, che è un programma di montaggio video, si basa su Core Data, cioè sull'accesso probabilmente va direttamente su SQLite, però vabbè, si basa su Core Data, cioè diciamo che ero abbastanza convinto della sua solidità, mentre non ero abbastanza convinto della solidità di Swift Data. Non mi venire addosso, dai, c'ero prima io, dai, figa. Andiamo di qua, cerchiamo di superarlo prima di... Ecco, no, non ce la faremo mai, vai avanti tu, perché io non so... Non è che se mi viene addosso, vado addosso io al pullman, figa pelosa, cioè il pullman vince, è più grosso di me e mi sbatte fuori strada, che cazzo. Dicevo, rifacciamo lì con un balzo nella fede, nel senso, anche perché poi ho detto: come faccio a convertire tutto? Allora, la prima cosa che ho detto è rifaccio tutto il database, nel senso, mantengo la struttura, cioè i campi esattamente così come sono, magari andando a migliorare un paio di cose, perché soprattutto per quelli che per i campi che necessitavano di essere checkati, diciamo che tutto destrutturato, cioè tutti i campi sono uno alla volta, come si faceva una volta con il database. Non è che un campo di un database in realtà ha una struttura a sé stante, che secondo me è una cosa che sarebbe bello fare, ma vabbè, in alcuni casi lo è, ed è praticamente fatto con un sistema che invece di avere un campo ha un campo data che viene convertito e deconvertito al volo con un JSON, per cui di dentro ci va una string, cioè non ci va una stringa, ci va un campo dati, un data che viene encodato e decodato al volo, tranne il momento della creazione, che è un problema un pochettino più complesso, per cui vado direttamente a scrivere il dato. Vabbè, queste sono cose che rimangono tra noi. Ho fatto questa cosa inizialmente per la parte dei file e non per la parte dei media, e funzionicchiava, ma aveva dei grossi problemi. Aveva dei problemi di concorrenza, di accesso a concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quando poi mi sono studiato, grazie all'amico ChatGPT, una possibilità interessantissima, nel senso, Core Data è stato sviluppato nel corso di 25 anni, per cui c'è sotto due coglioni così. C'è gente che ci ha sviluppato tantissimo programmandolo a bassissimo livello, cioè in Objective-C, vuol dire che è molto performante, e comunque c'ha un sacco di cose aggiuntive che tra l'altro arrivavano anche prima da Swift.
per cui ha dentro delle cose molto interessanti, tra cui la possibilità di fare il lock del database direttamente all'interno del database. Per cui puoi dire qualsiasi operazione che arrivi tra qui e dopo, loccamela, per cui nessuno può accedere in lettura al database intanto che sto scrivendo e viceversa. È una figata cosmica. Però vado a fare benzina a Goshi. Ci vediamo fra poco. Allora, come funziona questa cosa qui? Ve la spiego perché secondo me è una cosa interessante. Prima di tutto potete definire al momento della creazione del database che è un contesto, il contesto su cui volete lavorare. Il contesto è essenzialmente la parte di finestra che vi concentrate, cosa fa? Vi permette di accedere al database, sia in lettura che in scrittura. Ecco, voi potete definire un contesto come un background context, che è interessantissima sta cosa. Cioè, praticamente questo contesto può essere acceduto da un thread in background. E sempre con questo contesto voi potete far sì che qualsiasi operazione sul database, leggere, scrivere, cancellare e aggiornare, venga fatta sempre all'interno di una closure che è di questo background context, che tra l'altro è mutuamente esclusivo. Per cui se c'è qualcuno che vuole scrivere intanto che state leggendo e viceversa, allora vediamo cosa ci metto se vado dritto, durata simile, e il sottoscritto va a rallentamento più avanti. E se vado di qua 30 minuti, ma se vado dritto sono 37. No, dai, giriamo stavolta, dai, facciamo... Auscultiamo... Sì, perché si sta allungando la coda per un incidente. Ah, l'incidente in tangenziale ovest di Milanus! Che manda all'anus! Allora, dicevo, così è praticamente qualsiasi operazione atomica. La cosa più figa è racchiudere il database all'interno di un'altra struttura che ho creato, che è l'interfaccia, cioè nel senso il database e il contesto, e questo tipo di contesto sono assolutamente blindati. Ho creato questa struttura in modo particolare che può essere riutilizzata, cioè non è specifica per questo progetto, ma è generalizzata, anche perché poi la utilizzo per 2 database già su questo progetto, ma questo rimanga tra noi. E la cosa fichissima è che appunto ho replicato le chiamate al database all'esterno, per cui nessuno può accedere al database attraverso quella finestra. Tutti devono accedere al database attraverso la mia finestra, quelle che gli do, cioè mi sono messo in mezzo. Questo qualcuno potrebbe dire potrebbe diminuire le performance di un minchiesimo, ma soprattutto aumenta la sicurezza. Da quando ho fatto questa cosa qui, questa modifica qui, non ho avuto più un crash. Zero crash, zerin zerella. Tra l'altro metto a disposizione la chiamata per il lock all'esterno, cioè all'esterno sempre io, però diciamo a livello sopra, così che uno possa fare degli aggiornamenti, delle cose senza andare a rompere le palle al database, cioè nel senso e mantenendo tutto dal punto di vista dell'univocità, come si chiama, dell'atomicità e della non concorrenza, del principio di non concorrenza. Ok, adesso se tu sei un programmatore junior, JJJJJJJ di macOS e di iOS, sta roba già le conoscevi, ma per me che è stata una bella scoperta, cazzo, ma se l'avrei saputo l'avrei fatto così. E ovviamente Apple quando ti fa le tue pubblicità dice è più bello, è più giusto, più fatto così, ma Apple non bisogna fidarsi di Apple degli ultimi 5 anni. Team Cuoco fuori, Team Cuoco out, bruciate Team Cuoco, fuoco Team Cuoco, fire Team Cook, ok? E niente, adesso sta roba qui è una bomba, raddoppia la velocità rispetto alla versione precedente, fa le interrogazioni al database concorrente, tutto perfetto, diciamo. C'ho da sistemare un po' di glitch dovuti al fatto che adesso tutte queste cose sono fatte in maniera sincrona, non più asincrona. Cioè ho dovuto prendere tutti gli async await e buttarli via. Ho veramente passato più tempo a cancellare async await nel mio codice che a fare il codice vero e proprio. Ma questa cosa qui mi ha dato veramente, cioè nel senso, ha raddoppiato la velocità, ha azzerato i crash e va bene così, cioè nel senso è fighissimo. Adesso c'è da aggiornare tutta la parte di interfaccia, nel senso perché la parte di interfaccia era basata sul vecchio concetto del database, su un sacco di attese, invece adesso le cose sono molto più immediate, per cui probabilmente andrò a sfrondare un sacco di view model per rendere tutto più sincrono e anche un pochettino più veloce ed efficiente. Tra l'altro, come vi ho detto la volta scorsa, ho sviluppato questo micro framework per la composizione delle query, per cui adesso molte delle cose che non facevo perché le query erano diventate troppo complesse per le macro di Swift Data e le facevo a posteriori filtrando come si chiama? Filtrando come si dice?
filtrando i risultati, adesso essenzialmente sono finite dentro le query, per cui sono ancora più veloci e le query sono piuttosto potenti. Ok, che adesso ho dentro nei media 35.000 record invece che 500.000 come prima, però comunque nel senso funziona, nel senso, e comunque c'è tutta la parte di aspetta che sto elaborando, che prima c'era, che c'è ancora, che mi funziona, per cui benissimo. Credo che gran parte del lavoro, quando sarà uscita la prima versione, sarà di ripulire tutto il codice da tutte le cose commentate. Però va bene, adesso ho solo un problema che ho riscontrato nelle ultime 24 ore, ho acquisito tutto. C'è solo un problema che ho riscontrato, e il problema che ho riscontrato, cioè nel senso, l'unico vero problema è che nell'acquisizione dei media dell'hard disk principale, che è molto più veloce giustamente perché è dentro, è saldato, un SSD proprio cazzuto, ho degli stalli e devo capire da che cosa dipendono. Hard disk esterni, tutto a posto, hard disk centrale, c'ho sto problema qui, ma in qualche modo vedrò di risolvermela. Cioè, più che altro devo andare a capire dove sta il problema e a questo punto capire come ovviare nel caso speciale, oppure se c'è qualche problema di sovraffollamento. Ultima cosa, la parte del salvataggio. Anche la parte del salvataggio è stata ottimizzata, per cui essenzialmente il salvataggio viene fatto tra virgolette in automatico, ma in realtà andando a fare una sorta di coda. Cioè, quando faccio delle modifiche al database o quando chiamo la funzione di salvataggio, il salvataggio non è accedibile direttamente da fuori, ma viene fatta una chiamata che mette il salvataggio, la parola save in coda, ritardandolo di almeno 5 minuti. E se ci sono altre save in coda, le cancella in modo tale che 5 minuti, 5 secondi, in modo tale che 10 secondi, forse 10 secondi. Dicevo, il salvataggio c'è un autosave in automatico ogni 10 secondi dopo che c'è stata qualche modifica, per cui va bene, cioè nel senso non viene fatto troppo salvataggio, cioè il save non è troppo martellante, ma viene comunque fatto, per cui è molto efficiente ed efficace, e le due cose messe insieme. Destroy, erase, improve. Ho distrutto il database sottostante fatto in Swift Data, ho cancellato tutto, veramente ho ricancellato tutti i dati che avevo acquisito, ho migliorato e rifatto l'acquisizione. Il database adesso è un po'... teoricamente è un pochettino più grosso, nel senso che occupa un pochettino più di spazio su disco, ma ho migliorato la cosa andando a filtrare, soprattutto sull'hard disk principale, un sacco di cartelle che non era necessario prendere. Tipo un filtraggio che faccio è nella cartella delle applicazioni, prendo tutte le applicazioni, ma non prendo le sottocartelle delle applicazioni. Perché? Ma perché di sì, dai, cioè nel senso va bene prendersi l'applicazione, ma tutti i vari plugin che sono compresi in After Effects o in Photoshop non ha senso. Tolgo un sacco di file perché nelle varie shared users. Questi file sono file che sono utilizzati di solito da tutte dalle applicazioni internamente, un po' come se fosse un application support, per cui vado un pochettino a togliere. Ovviamente l'utente può sempre... Perché mi fai girare a sinistra? Ma io mi fido di te, dai. L'utente può, volendo, fare la ricerca anche lì, ma di default la disabilito, e sti cazzi. Ultimo improve che ho fatto, se hai macOS 15 in poi, cioè da Sequoia, da Synculia, c'è anche il check, anche la valutazione della qualità della foto, che come vi ho raccontato la volta scorsa è una chiamata messa a disposizione nelle ultime versioni del sistema operativo con questo nuovo modello, probabilmente un modello che esiste da 1000 anni su Hugging Face, ma sti cazzi, nel senso è una chiamata di sistema, che mi restituisce una percentuale da 0 a 100 per la qualità della foto. Più la foto è bella e più questo valore percentuale è elevato, ed è una cosa buona e giusta perché ci mette relativamente poco a fare questo check e sulle fotografie mi dà anche un valore qualitativo. Poi introdurrò anche la possibilità di fare una sorta di, come si dice, devo girare di qui? Sì? No, l'ho sbagliata. Fanculo, ho sbagliato strada. Ma potevi dirmelo? Non ho guardato la distanza, vabbè. E fondamentalmente ho aggiornato la strada ancora più lunga di quanto pensassi. Fanculum, fanculus, fancula ma porca una merda, totale globale, io devo girare a sinistra, come faccio? Mi vengono addosso tutti, ci posso andare? Sì, grazie.
Vabbè, insomma, avete capito che questa cosa qua è un piccolo improvement. Sì, devo lavorare un pochettino di interfaccia sulla parte di ricerca, sulla parte di caching, che a questo punto devo rivedere alla luce del fatto che mi dicono che non c'è bisogno di fare caching perché è molto veloce la ricerca. Io certe cose me le tengo in cacca perché è sempre comodo, anche se invece di metterci un secondo ci metti 0 secondi, è sempre buono. E lo so, Ciccio, io più di così non posso. Più di così non posso, ragazzi. Ecco, il tizio qua davanti sta andando avanti, grazie. Molto gentili, tutti molto gentili, Cabrini e Scirea. Vabbè, ho detto tutto quello che dovevo dire. Facciamo un ultimo spot prima delle blatterate finali. Ma sì, cazzo te ne frega, cazzo ce ne. Questa roba qua andrebbe fatta all'inizio, però io sono stronzo, ve la faccio alla fine così potete già... Oh, il 27 maggio a Milano ci sono gli Imagine Dragons. Il livello di quanto cazzo me ne frega degli Imagine Dragons è zerinzerella. Vabbè, se avete sentito sta roba in audio, andate sul gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot e vedete cosa potete fare. Potete anche entrare e dire ciao. L'altro giorno è arrivato un nuovo ascoltatore che ha detto ti ascolto grazie a Runtime. Oh, figa, e mi piace quello che fai. Figa, vabbè, grazie, ti lovo moltissimo. E niente, fatelo, se no non lo fate, niente. Quello davanti a me c'ha un Apple Watch. Lo vedo perché sta col braccino fuori dal finestrino con la sigaretta in mano. Quanto non mi piace l'Apple Watch, quanto trovo assolutamente inutile l'oggetto, ma vabbè, questo sono io. Se invece avete visto sta roba in video, sarebbe carino mettere il cuoricino. Cioè non vi costa un cazzo, sei lì, stai ascoltando, stai vedendo, metti il cuoricino, non costa niente. Anche se sei in audio, potresti condividere questo episodio, cioè così lo condividi, visto che è stata una cosa interessante. È una cosa molto da programmatori, sì. Se io vado dritto, quanto mi costa? Mi costa 2 minuti in più, andiamo a sinistra. Molto da programmatori, sì, però sì, ma qui non ce la faremo mai. C'è troppo traffico. Perché questa città c'è sempre tutto sto traffico? Ma perché? Non ti costa niente, condividi questo episodio e basta. So che dovrei dire molto più bestemmie al traffico, però oggi la gente non si muove, a parte quello lì stamattina che sono usciti tutti dagli stop così in maniera proprio asincrona. Qui invece c'è soltanto molto, molto rallentamento dovuto alla tristezza. Un po' è finita la settimana della moda, è finita la quantità di polvere bianca diffusa in questa città, siamo tutti adesso in down. Che città di merda, veramente, ma una città di merda. Una città che deve implodere. Io mi auguro, vorrei eventi di scontri sociali. Le banlieue qui a Milano. Sarebbe veramente bello, perché cazzo. Vabbè, poi divento poco programmatico, dai. Niente, condividete sta roba se volete, se non volete, niente. Alla fine di questa roba qua, se vi state ascoltando in audio, c'è ChatGPT col suo riassunto. Mi sta venendo voglia anche di fare una sorta di anticipazione, tipo un trailer. Quello che ascolterete oggi è dire una cazzata che non c'entra assolutamente niente. Sarebbe carino, lo farò. Ho altre cose per il testo, ho altre priorità. Basta, è stato bello. Mi mancano ancora 18 minuti prima di arrivare vicino all'ufficio, poi da lì a salire le scale, per cui sarà un momento molto lungo. Mi ascolterò un po' di podcast perché non so più che cavolo raccontarvi. È stato bello? Per me sì, per voi un po' meno. Ciao!